Buon pomeriggio da Bansko, nel piccolo paesino a 3 ore da Sofia, qui in Bulgaria. In questo paese ci sono stato almeno per un anno per la pandemia e adesso voglio farvi fare una passeggiata insieme a me e visitare questo paesino molto bello, un paesino di montagna vicino al Parco Nazionale Pirin. Oggi c'è un po' di vento, speriamo che si senta bene. Andiamo a fare un giro a Bansko. E questa è la piazzetta centrale del paese, della città vecchia, diciamo, e lì si possono vedere le montagne con il monte Viren, 2914 metri, forse, ora non ricordo bene. Qui c'è una statua, non so chi sia. Qui c'è una bella area verde con una fontana e qui c'è una piccola cascata con delle pietre, delle rocce che hanno un piccolo stagno. Questo è uno stagno quando l'acqua è ferma, non scorre. Guardate che carino. E questa è una statua di una farfalla. Ci avviciniamo alla cascata, guardate che bella. La bandiera bulgara è questa qui, che ha gli stessi colori di quella italiana, bianco, verde e rosso, soltanto che questi colori sono in orizzontale mentre quelli italiani sono in verticale. E qui questa azzurra è la bandiera della Comunità Europea. Qui c'è un museo, scusate c'è tantissimo vento, museo di Nicola Vaptas, non so leggere bene. Adesso saliamo di qua. Questa è una casa tipica qui a Bansko, con i balcone in legno, e qua ci sono delle decorazioni sui muri. E questa è una mechana, che in italiano sarebbe una taverna o una locanda, con due statue, una coppia vestita con abiti tradizionali. Questo è un pane tradizionale bulgaro, e questi sono i vestiti tradizionali, di solito sono bianchi e rossi. Questa è un'altra piazzetta del paese, però voglio farvi vedere un'altra casa tradizionale. Guardate che bella. E questa è un'altra taverna, però ora è abbandonata. Vediamo questa piazzetta con un grande monumento, una statua a questo signore che era uno scrittore, un poeta famoso per aver organizzato la lingua bulgara, però non ricordo il nome. Guardate quest'albero bellissimo, enorme, gigantesco. E questa è una zona molto bella. Qui c'è l'ufficio del turismo, le montagne e la chiesa principale con il campanile. Questo è il campanile, lì ci sono
le campane e sopra qui guardate c'è anche un nido per le gru, questi uccelli grandissimi e migratori che si chiamano in italiano gru, però adesso il nido è vuoto. Questa è la chiesa principale e qui c'è una tettoia. Adesso vediamo, bisogna girare a sinistra per entrare nella chiesa. Vediamo se la troviamo aperta. Qui c'è un affresco e qui c'è una croce, ma anche la mezzaluna. Entriamo. Guardate questi muri caratteristici del centro storico di Bansko. Questa è l'entrata e proviamo ad entrare. Allora, mi hanno detto che non posso filmare dentro la chiesa e quindi purtroppo non posso farvela vedere all'interno. Ora andiamo da questa strada e ci inoltriamo dentro le stradine del centro storico e vedremo tutte queste case di legno e pietra, come questa per esempio, con un grande portale tutto fatto in legno. Continuiamo a camminare. Queste sono piante di vite dove cresce l'uva per fare il vino. E qui abbiamo tronchi di legno che tagliano e preparano per affrontare l'inverno. Guardate un altro portone in legno. Questi si chiamano ferri di cavallo. Un ferro di cavallo, due ferri di cavallo. Questa casa è del 1832 e c'è un ristorante e anche un hotel che ora è chiuso. Qui abbiamo un'altra mehana, un'altra taverna, ristorante di cucina tradizionale bulgara. E qui ce n'è un'altra. E qui abbiamo una fontana di acqua freschissima. Anzi, qui ci sono due fontane, una fontana, due fontane. Guardate che bello questo piccolo spiazzo. Questa è come una piazzetta, però questo lo chiamiamo spiazzo. Guardate che bella questa casa tradizionale. E qui c'è un altro ristorantino con i tavolini fuori all'aperto. Guardate che bella questa casa, però anche questa è una mehana, una taverna. Guardate che bella, molto 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 antica, direi antichissima. Guardate qui, queste si chiamano rose rosse, sono davvero bellissime. Una rosa, due rose, una, due, tre rose. È proprio un paesino molto caratteristico ed è una località
sciistica. Guardate questi fiori che escono dal portone di legno, guardate che belli. Dicevo, è una località sciistica molto famosa in Bulgaria, non è molto lontana da Sofia ed è meta di nomadi digitali, persone che lavorano online con un laptop e una connessione internet. Ora di qua stiamo ritornando nel centro del paese, bellissimi fiori di colore viola e giallo, e ci sono anche delle api, un'ape, due api e la bandiera della Bulgaria. E ora ritorniamo dove eravamo prima e voglio farvi vedere un'altra cosa molto interessante. Questa casa, anche questa abbandonata, molto antica, con tutte queste decorazioni alle finestre. Qui ci sono dei disegni con un'aquila a due teste e qui come una tenda, e guardate questa porta è davvero piccolissima, più o meno la mia altezza, e devo abbassarmi per entrare. Casa del 1800 o forse 1700, molto vecchia. E guardate che bello questo paesaggio, dove abbiamo il Fiumiciattolo. Il Fiumiciattolo è un fiume piccolo, un ruscello, questo si può chiamare anche ruscello. Guardate che spettacolo, che belle le montagne. Ma ora ve le faccio vedere anche da un'altra parte. Che meraviglia il fiume del paese e le montagne. Quelle sono le montagne del Parco Nazionale Pirin, con la sommità il Monte Viren. Bene, questa era la nostra passeggiata nel piccolo paese di Bansko in Bulgaria. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!